fondamentalmente la tecnica è un mezzo che serve per esprimersi e deve rimanere tale un mezzo. Ciao a tutti. This for the first time is gonna be a video in Italian, so if you are watching and you don't understand Italian language, please change the audio translation here on YouTube on the setup. Ma adesso continuiamo in italiano, questo è per me il primo video. Ciao Giacomo. Ciao Matteo. Con me Giacomo Pasutto, un amico di vecchia data. Spendiamo troppo poco tempo insieme perché, come sapete, io sto a Mosca e lui è in Italia, ma grazie a questo video oggi abbiamo la possibilità di farci una chiacchierata. Giusto per dire chi sei e presentarti. Musicista, jazz, accademico, conservatorio. Sì, Poi diventato produttore nel tempo, sì. giusto per dare qualche nome con cui stai lavorando, Irama, Come Arcomi, Bencefede, Gianluca Grignani, sì, di quelli che ricordo io adesso. sì. Quindi raccontaci un po' di questo percorso, da dove sei partito e come sei arrivato adesso a fare della musica la tua vita, da produttore. Sì, sono partito. Intanto grazie per avermi invitato e saluto il pubblico di Matteo. E mi fa davvero tanto piacere essere qui Piacere con te, soprattutto di rivederti dopo tanto tempo, perché Esatto. dobbiamo avere queste scuse per poterci rivedere Esatto. abitando purtroppo a distanza, però sono davvero molto felice. E la mia esperienza e il mio percorso musicale sono partiti da quando ero piccolino, con la chitarra, così un po' per gioco, mio padre che mi insegnava le prime cose, fino ad arrivare poi al conservatorio, anche se in tarda età, Non di chitarra, ma di batteria. di batteria come batterista jazz. Ho fatto un percorso di batteria jazz al conservatorio e nel frattempo lavoravo per passione mia, un po' perché sono anche un pochino nerd, eh, sul PC, e quindi mi piaceva tutto ciò che riguarda l'audio, il sound design, ti quindi capisco. ero appassionato da questo e piano piano, insomma, ho iniziato a fare delle prime produzioni mie con un progetto mio indipendente che mi ha portato ad essere sempre, insomma, più preparato ed è così. Da cosa nasce Da cosa cosa? nasce cosa e non so come mi sono ritrovato alla fine a diventare, ad essere un produttore effettivo, Ti sei di, fatto di strada, professione. ti sei fatto strada nel mondo musicale italiano. Sì, però anche Sì, no, non abituato agli era, altri. non era per sminuire, No, nel no, senso certo. che in Italia, che comunque la scena musicale italiana sappiamo tutti che è bella densa, quindi cercare di farsi la propria strada, di farsi conoscere in Italia musicalmente è una bella cosa. Sì. Dunque, una cosa che ho sempre stimato e che non ho mai capito fino in fondo, come fa un musicista, un batterista ad essere musicale, quindi a creare musica con uno strumento che a mio modesto così, parere, non da musicista, non è musicale, cioè nel senso fa dei suoni, ha un timbro, ma non è musicale. Come fate a essere musicali con una cosa del genere? La batteria è uno strumento che è molto giovane, cioè è Non nato, pensavo. questo è una cosa che in pochi sanno, però se uno ci riflette è uno strumento davvero, cioè è nato principalmente dopo la seconda guerra mondiale. All'inizio esistevano soltanto dei kick, cioè la cassa Quella che sta grande seduta, che quella veniva che suonata batte. nella grande orchestra, che al massimo aveva un piattino su, cioè un cymbals. Pensa un po'. E, Quindi quelle congas lì sono molto più storiche, cioè hanno un passato molto e più... no, in realtà sono la batteria e l'insieme di culture, cioè i tom derivano dall'Oriente. Cioè il Ok. tom che tu vedi, quello piccolino, dove si fanno i classici fill I per fare il passaggi. passaggio, per il cambio di sezione, Mhm. quando c'è un fill che chiama il passaggio che si passa da strofa a ritornello, per dirti, e si fa sui tom o sul timpano, Mhm. questo tom e questo timpano sono di derivazione orientale. E Bello. sono arrivati dalla Cina e sono stati poi accoppiati perché con la crisi fondamentalmente le big band iniziano a ridursi Mhm. di numero, quindi si inizia a suonare di più nei locali e nei locali ovviamente c'è un budget limitato, significa meno musicisti, significa formazioni più piccole, necessità di trovare musicisti che facciano più cose contemporaneamente. Da lì la nascita di accoppiare, l'esigenza di accoppiare più Il kick con il tom, con i più piatti. componenti affinché un solo musicista potesse fare più cose. Bello, non lo sapevo questa evoluzione Quindi del sì, drum kit. è Bellissimo. una cosa molto, molto recente, per quello anche il linguaggio è una cosa molto, diciamo,
giovane. Tuttora in evoluzione. Tuttora in evoluzione, sì, pensare che già dal jazz al primo che ha sperimentato le accordature, che era Ringo Starr dei Beatles, le accordature un po' con un pitch più grave, quindi più, tra virgolette, renderla più pop. rock. Sì, più più rock. rock, più pop rock, assolutamente. Rispetto al jazz. Rispetto alle pelli tirate del jazz, che erano molto più musicali, perché bisognava cantare i temi. Bisognava improvvisare e cantare, come dicevamo prima, i temi sul set. Perché questa cosa qui dei vari pezzi del kit mi ha sempre affascinato, parlando adesso da ballerino, perché voi usate i pezzi della batteria, cioè i pezzi che compongono il kit. Un ballerino alla fine cosa usa? Usa le parti del corpo, coordinandole insieme, quindi come il batterista che sta davanti ai vari pezzi, noi possiamo fare dei movimenti che sono più o meno musicali, poi dipende anche dalla bravura di un ballerino, e questa similanza, si dice in italiano, questa similitudine, grazie. Il mio italiano è andato a farsi friggere da un bel po'. Questa similitudine mi ha sempre affascinato, perché noi potremmo considerarci come dei musicisti che suonano il proprio corpo su una base musicale. E quindi la mia domanda, come si fa ad essere musicali, è la stessa che magari il mio insegnante mi spiega come faccio ad essere musicale con il mio corpo quando faccio, che ne so, uno slow foxtrot piuttosto che un tango. Ok, quindi capire come voi usate il vostro linguaggio per essere musicali può essere d'aiuto a noi ballerini ad essere più musicali quando noi ci muoviamo sulla musica. Se posso azzardarmi in una riflessione, secondo me il primo elemento fondamentale per poter comunicare bene è sicuramente il riuscire a padroneggiare bene il timing, cioè il tempo, quindi la suddivisione, the subdivision of del pezzo. Non solo del pezzo, proprio anche delle pulsazioni all'interno della misura, cioè quindi avere voi sicuramente li contate con i numeri. Parlavi di più di questo. Perché... Sì, mi spiegavi, cioè mi facevi l'esempio di come contate voi per i vari movimenti, i vari... Lui si riferisce al fatto che nel frattempo che montavamo luci e camere, comunque parlavamo di quello di cui avremmo parlato del video, e abbiamo già iniziato a fare degli scambi di esperienze. E parlando di come noi contiamo un pezzo, noi contiamo tutto per 8 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E Giacomo mi diceva che sì, avete standardizzato un po' tutto per rendervi la vita facile, che comunque è giusto così perché è quello che serve a voi, ma in musica non è perfettamente così. Sì, e quindi vabbè, mi hai deliziato con un esempio favoloso, pratico, di come voi appunto comunicate con il corpo. Quello che dicevo io è che sicuramente, così come per gli altri musicisti che compongono una band, solitamente il batterista è quello che ha più, tra virgolette, a cuore il tempo, perché è quello che ha la responsabilità, no? Di portare avanti un po', come si dice, la baracca in italiano, non so come si può tradurre. YouTube lo tradurrà in qualche modo, però in italiano abbiamo capito. Ok, quindi ha la responsabilità di questo, di portare avanti cioè il tempo, e quindi sicuramente è quello che ha lavorato molto di più, anche perché non avendo suoni, non avendo accordi, qualcosa deve fare, se no che facciamo, perché ripaghiamo i batteristi? E quindi deve sicuramente approfondire il tempo, quindi lo studio delle varie suddivisioni, come ti dicevo prima, il tempo è diviso in battere e levare, e all'interno vi erano le varie suddivisioni, che sono gli ottavi e sono i sedicesimi. Quando mi hai detto che devi capire il tempo di un pezzo, nel senso devi capire bene cosa c'è in quel pezzo musicale per poterlo sfruttare. Esatto, ancora di più avere proprio consapevolezza del tempo. Spesso cioè, vedo che c'è, non dico dei ballerini perché non ho mai avuto esperienza diretta con dei ballerini, però per quanto riguarda i musicisti c'è proprio una carenza nel padroneggiare proprio la suddivisione, quindi avere proprio percezione del tempo, di come stare nel tempo, cioè sentirlo proprio dentro, pensarlo. Un esempio bellissimo che facciamo un po' magari fuori genere, era Michael Jackson che durante le sessioni in studio cantava ai musicisti perfettamente le parti di quello che lui voleva venisse suonato e registrato, ma in una maniera incredibile, cioè lui lo sentivi cantare e sentivi che c'era già la band intorno, cioè riuscivi a percepire la musica semplicemente dal suo cantare la melodia e portarsi un groove con... Talento puro. Sì.
Spettacolo. Quindi lui già riusciva a immaginare da solo come le varie parti che avrebbero composto quel pezzo avrebbero suonato. E questo te lo dà quando tu hai quell'indipendenza, quella consapevolezza del tempo e di come stare sul tempo, sul groove. Una cosa che mi ha sempre affascinato, e quindi questa cosa, tu essendo batterista jazz l'avrai sicuramente vissuta e fatta come esperienza, è l'improvvisazione. Poi ti spiego perché questa mi interessa, come si Sì. relaziona con noi ballerini. Come si fa un'improvvisazione? Che tecniche ci sono? O cosa bisogna cercare? Ok, prima di rispondere alla domanda diretta vorrei fare una piccola introduzione per spiegare che la differenza fra un fill e l'improvvisazione. Ok. Il fill, diciamo che il fill è quello che sarebbe il passaggio, chiamiamolo così, fatto su tom, timpano di cui parlavamo prima, che servono a dare il cambio di sezione, sono degli elementi che fanno parte della composizione, che possono essere scritti o non scritti. O lasciati liberi. O Però lasciati comunque liberi, lì. però non è considerata del tutto improvvisazione, nel senso che, soprattutto quando c'è una big band che accompagna dei ballerini, il musicista ha la responsabilità di essere il più preciso e comprensibile possibile, Ok. perché deve mettere i ballerini in condizione di dare il meglio di loro e di non metterli in difficoltà. Immagina se uno si sentisse libero di suonare in offbeat e fare un controtempo Se particolare. sei ad un concerto magari sì, ma se Se è tu un stai concerto sì, ma si stai accompagnando... accompagnando, quindi appunto partendo dall'era dello swing e delle big band, dove le parti erano scritte, c'era il momento dedicato al solo, dove ogni singolo strumentista dalla sezione di fiati si alzavano in piedi e facevano le loro frasi, ok? Quindi facevano la loro parte. Fill e improvvisazione, due cose diverse. Teoricamente sì, sono simili, ma hanno due funzioni diverse. Ok. Quindi poi contestualizzati anche. In un contesto sicuramente di danza, il fill deve essere il più comprensibile possibile. Quando suonavo nelle orchestre mi ricordo che accompagnavo per poter permettere appunto ai ballerini di ballare, c'era il capo orchestra che ti lanciava degli sguardi che proprio ti fulminavano se facevi qualcosa di azzardato o di troppo artistico. Assolutamente devi dare la possibilità ai ballerini di ballare. Quindi non devi uscire, diciamo, fuori dai binari. Perché? E l'improvvisazione, tornando al discorso sì, di prima, in un contesto invece jazz, per esempio di quartetto ridotto, può avvenire in sequenza, c'è l'esposizione dei temi, del tema della canzone, dopodiché a giro cominciano i musicisti, magari trombettista, chitarrista, poi contrabbassista e poi magari c'è il batterista che fa un solo su tutta la struttura o può creare degli scambi di 4 misure con i botte e risposta con gli altri Con gli strumentisti. altri. Bello. Perché ti facevo questa domanda? Perché quando noi costruiamo le nostre coreografie, montiamo, in italiano si dice ancora forse così, montiamo le nostre coreografie su un pezzo, ad esempio, c'è lo slow foxtrot e io devo creare, o il mio insegnante deve creare per me la coreografia che poi io ballerò. Quando noi creiamo la coreografia, noi a disposizione abbiamo dei passi che chiamiamo slow, che prendono 2 beat, 2 battiti, dei passi che ne comprendono uno, che chiamiamo quick, oppure dei mezzi che chiamiamo end. Quindi abbiamo slow, quick, end. Wow. E semplicemente con questi 3 elementi dobbiamo creare qualcosa di interessante. Il problema qual è? Che nonostante noi abbiamo figure che si ballano con diversi timing, quindi c'è una figura che si balla slow, quick, quick, una figura che si balla in 4 quick, una figura che si balla quick, quick and quick, quick, quindi già hanno delle ritmiche diverse, però prima o poi arrivi a corto di idee e inizi a ripetere gli stessi timing, cioè scusa, gli stessi timing, quindi crei dei ritmi che sono già stati visti e rivisti. Delle figurazioni similari. Quindi cosa un ballerino esperto, adesso non sto parlando di principianti, ma un ballerino esperto cosa fa? Adatta al pezzo che sente la sua coreografia, quindi anche se una figura ha 4 quick, quindi tu hai 4 passi, ogni passo un battito, tu inizi a cercare di
collegarti al pezzo su cui tu stai ballando, quindi avrai dei micro delay o dei micro rushing, quindi delle accelerazioni o adesso, mentre dicevo delay e rushing cercavo di ricordarmi in italiano com'era, delle accelerazioni in modo da essere il più musicale possibile in quel momento lì della musica. Quindi volevo capire se quando voi facevate gli assoli o dei fill usavate allo stesso modo questo linguaggio, quindi delay, pause, sincopazioni, se comunque sono dei termini che sono comuni sia ai ballerini che ai musicisti. Per quanto riguarda linguaggio, io vedo, anche quando prima mi parlavi di quick quick, Sì. slow, vedo più che altro che cioè è quasi un modo, forse, correggimi se sbaglio, quasi musicale di interpretare la figurazione ritmica, però come se fosse cantata, cioè il quick quick è come se fosse, cioè ti fa già immaginare quello che devi fare, Sì, no? esatto, È una parola molto musicale. Sì, anche il termine slow. Tu lo puoi tirare, sì, ma lo puoi tirare, lo puoi chiamare slow, o provare slow. Quindi già un insegnante quando ti conta quello slow, già ti fa capire se tu devi accentuare lo slow, essendo 2 beat, tu puoi o appoggiarti sul primo o sul secondo o in mezzo o tutto all'inizio o tutto alla fine, quindi hai molto spazio. Più vai avanti di livello, più questo tu lo gestisci da solo. Però un insegnante, quando sei all'inizio, cerca di indirizzarti, quindi ti fa capire se quello slow è neutro, sta nel mezzo, oppure se dovresti trattenerlo un po', devi andare subito lì e poi stare lì su quel passo. Quindi, come dici tu, infatti questa cosa non l'ho mai notata. Lo slow è molto musicale già di per sé come parola. Però voi come musicisti, quindi per uscire fuori dal groove e creare qualcosa di particolare, quindi cosa usate? Se non usate i delay, i rushing, voi usate semplicemente sincopazioni? Tutti giocate... quelli tutto ciò che compone, appunto, per quanto riguarda la batteria, ovviamente sicuramente l'utilizzo di pause, di figurazioni ritmiche che sono dal linguaggio che innanzitutto si è immagazzinato durante il percorso di vita e di studio. E sì, si utilizzano principalmente figurazioni ritmiche che noi appunto suddividiamo in ottavi, sedicesimi, è anche una cosa musicale, nel senso è una cosa molto personale. Nel senso che io per esempio ho fatto anche dei percorsi di percussioni africane, dove la maggior parte diciamo, di ciò che viene tramandato è per via orale. Cioè, nulla di scritto, nulla di scritto l'opposto. perché la scrittura, le misure, il beat, il levare, sono tutte robe cioè, eurocentriche, Ok. che derivano Accademiche. che derivano dall'Europa. In Africa non esiste questo, esiste il mio uno, il tuo uno, e ognuno parte e si incastrano i vari ritmi, e da lì nascono quelle che noi abbiamo definito poliritmie, che in realtà per loro non è. Se lui dice cos'è una poliritmia, Loro ce l'hanno la genetica, non lo sanno. loro pensano a stare sul loro uno e a fare la loro frase musicale che è tramandata oralmente, tipo vinta vanta vi tapatipina vinta vanta vi kumba ku, è una frase tipica del djembe africano. Kumba ku. Quindi loro non lo immagino che un beat ha questo valore, quest'altro beat ha questo valore, loro lo sentono musicalmente. Esatto, quindi questo è molto personale, anche poi è molto soggettivo, cambia da musicista a musicista. Gli elementi le suddivisioni ritmiche e tutto ciò che riguarda la teoria che noi abbiamo appunto messo poi nero su bianco, abbiamo scritto, sono dei mezzi che servono per studiare, però poi tutto il background che tu porti dentro e poi il linguaggio che tu metti sul tuo strumento sono una cosa assolutamente personale, e quindi può essere anche l'applicazione dei rudimenti che ti dicevo prima, che arrivano dalle formazioni. Quando parlavi dello scrivere la musica, comunque è una cosa molto eurocentrica, invece in Africa, in America Latina lo sentono molto più come feeling. Questo dualismo è molto sentito anche nella danza, nel ballo, perché soprattutto nel secolo scorso, quando non c'erano supporti video, quindi per tramandare delle informazioni dovevi forse scriverle, dovevi scrivere un libro di tecnica, si è andato molto a perdere, perché magari un ballerino insegnante del Novecento, che lui era molto musicale come movimento, quando tu vai a mettere per iscritto però dei passi, si perde tutto.
certo. Si perde. Oppure per ogni passo scrivi un'enciclopedia e lo spieghi come viene fatto. Però c'era una base teorica scritta su un libro, delle varie figure, figurazioni, con che piede devi andare, quanto vale quel passo, quanto deve durare, con che lo devi fare, di tacco, di punta, dove devi girare. Però capisci, tu da musicista, che un conto è a scrivere, un conto è a sentirlo. Io ho sempre l'immagine che gli africani quando suonano, loro ballano sempre. Cioè quando Sì. comunque si muovono. Sentono il groove, sentono il tempo. È la stessa cosa per noi, comunque inizi da principiante che ti spiegano i passi, quindi ti dicono dove andare, come andare e dove girare e per quanto tempo. Però arrivi a fine carriera, nel senso quando sei un ballerino evoluto, che quella cosa lì sì ce l'hai nel tuo background da qualche parte sommersa, però vedi tutto con un altro punto di vista. Quindi questa cosa è bellissima, che anche voi da musicista parti con i pallini neri sul pentagramma per poi finire con l'orecchio, il sentimento. Certo. Bellissima questa cosa. Dov'è la linea sottile tra essere uno studente perfetto o essere un artista? Dov'è quel momento, quel click? Magari qualcuno ce l'ha innato che si studia ma è sempre artista, oppure quel ragazzo, quella persona che è sempre studente, è sempre lì, perfetto, e non è mai uscito da quel sentiero lì. È una domanda davvero difficile. Io penso che... No, ci mancherebbe. Super interessante, però faccio difficoltà a rispondere. Magari parli Mi della tua verrebbe situazione, della tua esperienza mi personale. verrebbe- Sì, mi verrebbe da dirti che un artista lo definisci tale quando viene riconosciuto tale. Ok, quindi Smetti di essere un accademico quando ti vieni riconosciuto come un artista. ok. Non penso che sia una cosa che Decidi tu da solo. decidi tu. Quindi Te stesso, quando riesci a raccontare te stesso. non per forza quando inizi a scrivere pezzi propri, perché magari tu puoi essere anche un interprete, quindi Esatto, puoi essere un compositore, puoi essere un autore, puoi scrivere musica per altri, puoi avere quella vena artistica, però magari non essere un artista a tutto tondo, non so, cioè è una cosa anche questa molto personale, cioè la definizione di artista deriva anche dall'esigenza di una comunicazione, di voler comunicare qualcosa, e non tutti abbiamo lo stesso modo, la stessa esigenza di comunicare allo stesso modo. Certo. Come pensano i passi di danza, no? Non Da so. ballerino sì, tu puoi essere un bravissimo ballerino, però non sei artista, dal mio punto di vista, guarda, ti spiegherei in questo modo, perché non esci mai, non vai mai a rischiare, quindi non prendi mai iniziative personali, non vai mai fuori da quello che potrebbe essere non perfetto tecnicamente, e quindi non hai mai quella voglia di sperimentare qualcosa di tuo personale. Io lo definirei nel ballo qualcosa di questo tipo, però la tua visione, e quando ti definiscono tale, è anche bella, perché magari tu non per forza credi di star facendo qualcosa di artistico, magari però quelli intorno a te ti dicono sei un artista. Assolutamente sì, anche perché Due punti di vista diversi, bello, bello, bello. basta vedere, non so, uno a caso, un Van Gogh che è stato riconosciuto soltanto post mortem, Vero, 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 vero. ma così come tanti altri artisti. Parlando di musica classica, Vivaldi è stato scoperto e valorizzato soltanto, se non ricordo male, nel periodo degli anni 70. Perché la cosa che ci, tra virgolette, lega un sacco a noi ballerini è che noi comunque facciamo concorsi, o chiamiamo gare, Sì. competizioni, e nei concorsi per vincere tu devi comunque far vedere devi mostrare di essere abile tecnicamente. Certo, Quindi c'è questo qui come appiattisce un è po' la tutto. disciplina, vabbè, bisogna... Credo che sia una componente Pro e fondamentale. Sì, Pro e sì, c'è contro. ogni cosa. Io credo che magari dico una cavolata, però questo rigore che c'è nel dover stare attenti alla disciplina, cioè, è anche una sorta di rispetto e di tutela Certo. dell'arte della danza, no? La disciplina in Della sé, disciplina del sì. sé. Cioè, Altrimenti quindi, sarebbe un caos altrimenti totale, sì. faremmo un miscuglio di cose che, d'accordo, sì, è bello, il melting pot genera creatività, genera tante cose, però forse anche cercare di tramandare la cultura e cercare di, non dico di essere conservatori come nei conservatori. È un tema abbastanza caldo e attuale questo nella danza, Sì. perché ci sono diversi pensieri. C'è la scuola inglese, adesso non voglio offendere nessuno, per carità, però c'è la scuola inglese che è un po' più rigorosa, Ok. c'è un'altra linea che è un po' più eccentrica e quindi un po' più permissiva, si possono fare dei movimenti che magari 20 anni fa erano considerati estranei Ok. al ballo,
E anche il modo di usare la musica, torniamo lì, prima era molto più regolare. Adesso se guardiamo specialmente le danze latinoamericane, C'è un'apertura. c'è di tutto lì. Prima bisognava fare la figura dall'inizio alla fine, poi mettevi un'altra figura dopo di questa. Adesso si mettono passi seguiti da altri passi in mezzo ad altri passi, quindi è un mischiume. Però è bello perché così da ballerino hai molta più possibilità di esprimerti, invece prima eri un po' messo, capito, nei ranghi, diciamo così. Però come dici tu, bisogna avere dei paletti, altrimenti diventa Sì. tutto un casino. Un'analogia mi viene con la musica classica, poi magari se dico qualcosa di brutto lo tagli e decidi tu se levarlo o meno, lo valutiamo in post. Però nella musica classica diciamo che si preparano in maniera molto rigorosa ad eseguire determinati brani, quindi la disciplina serve per cercare di essere più fedeli possibili alla composizione che loro vanno ad eseguire. Quindi diciamo che i musicisti classici sono quasi una sorta di esecutori. Non voglio dire che non siano artisti, perché la componente artistica c'è sempre. La, tutto ciò che vivi quando tu stai suonando, stai facendo un preludio o qualsiasi altra cosa su un pianoforte, entra comunque in ballo la componente, saremo degli automi, entra comunque in ballo la componente emotiva, però loro sono molto più, cioè volevo parlare in italiano, adesso non mi vengono i termini in italiano, si allenano, sono preparati per un'esecuzione Il quindi più fedele più fedele possibile possibile e all'originale. perfetta. Quindi quelle anche accademia, anche quelle, forse la si rivede in questo un po' Certo. anche la danza. Certo. Io venendo dal jazz, che è forse più una cosa nata per strada, un po' più Beh, senza io da regole. profano direi invece l'opposto, che il jazz è molto più rigoroso. C'ho questa No. sensazione qui che il jazz devi essere veramente uno che sta lì 20 anni a imparare uno strumento per poi suonare jazz. C'ho quello stereotipo lì, è sbagliatissimo, però No, in realtà è un linguaggio che teoricamente non dovrebbe nemmeno essere, se posso dirlo, qui mi linceranno, mi arriveranno è un pure. canale di ballo, quindi Ok, spero che nessun jazzista, nessun conservatorio europeo possa Se vedere questa l'ascolti. intervista. Spero che ti guardino questa intervista e che mandino maledizioni solo a me. Ehm, non dovrebbe secondo me essere accademizzato. Cioè nel senso che nonostante io abbia studiato jazz, ti dico sì, le esperienze più grandi le ho fatte nel tessuto sociale, cioè nelle connection con gli altri musicisti e ho imparato da lì. Cioè, Dopo- ovviamente c'è la teoria e tutto quanto, però è però già una padronanza del linguaggio, quello è sì, il però non bello. arriva dall'accademia, arriva dall'ascolto dei dischi, cioè dalla fonte. Ti prendi il bel disco, te lo ascolti, così come tutti i grandi jazzisti che sono adesso riconosciuti, non sono passati per dei conservatori, almeno hanno fatto classica, però passavano lo stesso Pierannunzi che è un pianista mostruoso italiano. Mi ricordo che in una masterclass, cioè, disse che lui passava, non aveva neanche l'opportunità di avere i dispositivi che abbiamo adesso noi per sentire bene le cose, quindi per poter distinguere il contrabbasso poggiava l'orecchio sul pavimento per Le sentire, vibrazioni. per le vibrazioni, per cercare di sentire cosa facesse il contrabbasso. Quindi sì, veramente divoravano i dischi. E il linguaggio del jazz secondo me è quello, ma in generale dovrebbe essere la musica quella. Poi ok, mettiamo nero su bianco tutto, però dovrebbe arrivare prima da una... Bello. Quindi traducendolo per il linguaggio da ballerini, noi dovremmo fare esperienze con i movimenti a 360 gradi per poi esprimersi in una determinata disciplina e non iniziare magari no, perché comunque se sei bambino devi per forza iniziare dai passi, però già se sei un adulto e tu vuoi veramente arrivare a livelli top, non devi per forza seguire quella strada accademica lì, quella già ce l'hai. Se hai iniziato Sì, da bambino forse, già ce l'hai. diciamo, Fai forse non, esperienze. non separare le cose, ecco, non vederla o nera o bianco. Ok, bello questo. Cioè, vedere entrambe come due opportunità che formano la stessa persona, quindi non cercare di essere troppo accademici. Fondamentalmente la tecnica è un mezzo che serve per esprimersi e deve rimanere tale, un mezzo. Questa frase collega perfettamente i nostri due mondi che sono talmente vicini ma molto lontani perché
perché il vostro linguaggio è tramite uno strumento, invece noi lo strumento lo portiamo sempre dietro, e quindi anzi, Sì. è per questo dobbiamo E dovete anche tenerlo- curarvele, perché dobbiamo è tenercelo importante. caro, perché Esatto. indietro non si va, non torniamo giovani, quindi dobbiamo cercare di mantenerci il più allenati possibile. Giacomo, siamo arrivati alla fine di questa video intervista. Grazie di vero cuore, Grazie. prima cosa per finalmente spendere un po' di tempo con te, ma soprattutto per condividere la tua esperienza di musicista e di artista a 360 gradi con il mio pubblico, con chi sta guardando questo video. I suoi contatti li avrete visti sicuramente a inizio video, quindi cercate i suoi contatti su Instagram e ci vediamo alla prossima. Volentieri, spero di rivederti presto. Grazie mille. Grazie mille. Ciao!